Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlerò dei miei 10 anni nel ciclismo. Come vi ho promesso, tutto incominciò quando mi sono infortunato, perché fino al 2005 facevo atletica leggera, quindi il mio dottore mi consigliò di provare a fare ciclismo. A quel tempo avevo una mountain bike di 50 euro, una cosa del genere, una bici proprio scadente. E mio zio, che fa ciclismo amatoriale, mi ha fatto venire con lui in bicicletta, e questo fu nel 2005 a settembre. Mi ricordo la mia prima uscita, feci 40 km di pianura, arrivai a casa stanco, morto, proprio non ce la facevo più, e quindi da lì è nata la passione per il ciclismo. Dopo neanche un mese mi sono comprato la mia prima bicicletta da corsa, una Tara col cambio Sora, pesava 12-13 kg, non mi ricordo bene, ma era tutta in alluminio e io adoravo questa bicicletta. Ma alcuni mi dicevano che cosa andrei a fare una gara con una bicicletta così, perché tutti avevano biciclette migliori della mia, ma non mi sono arreso e ho continuato ad allenarmi. La stagione ciclistica del 2007 partiva da marzo, come tutte, fino ad ottobre, quindi diciamo che quasi ogni domenica avevo una gara, e quindi io mi allenavo più o meno, facevo 2000 km al mese, era abbastanza. Io in quei tempi mi allenavo più sulla quantità che sulla qualità, quindi mi impegnavo molto sulle lunghe distanze, fare ottime medie, allenamenti in gruppo, cambi di ritmo e robe varie. E dopodiché nell'estate io ho incominciato a lavorare da maggio fino a fine agosto, nel periodo che non si andava a scuola, quindi lavorando dalle 8 della mattina fino alle 7 di sera. E mi ricordo che era così tanta la passione che mi svegliavo alle 4:30 del mattino, così potevo uscire alle 5 del mattino. Facevo più o meno un'ottantina di chilometri, e poi la sera, quando finivo di lavorare, mi allenavo con le luci al buio alle 8 di sera fino a mezzanotte, e facevo più o meno una centinaia di chilometri. Questo qua lo facevo più o meno 4 volte a settimana, quindi facevo molti sacrifici. Cioè, per me la bicicletta era diventata, diciamo, un'ossessione positiva. In quel periodo anche andai in depressione, quindi sfogavo tutta la mia rabbia sulla bicicletta, e mi ricordo che non avevo più amici perché la domenica c'erano le gare e quindi mi dovevo svegliare presto, e il sabato andare presto a dormire, quindi non avevo una vita sociale. La mia vita era solo il ciclismo in quel momento. Il mio sogno era di vincere il Giro di Puglia, in quel momento si chiamava Giro del Tacco. Per esempio, sulla bicicletta durante i miei allenamenti ci mettevo dei pesi di 1 chilo, ne mettevo circa 3, e quindi la bici pesava ancora di più. Ero talmente ossessionato che andavo a leggere tutti gli allenamenti di quel tempo, perché comunque sono passati 10 anni, e quindi talmente mi allenavo che avevo dei grandi risultati durante le gare. Mi ricordo che la mia prima gara
mi dissero tutti: ah, dovrei cadere, perché tutti cadono nella prima gara, e caddi nella prima gara durante la partenza, perché ero tanto emozionato che avevo colpito uno col braccio e me ne sono andato a terra insieme a lui. Se riesco nel video vi metterò qui le foto delle coppe che ho vinto di gare singole, e dopo che finì questa stagione vinsi questa maglietta che o vi metto in descrizione. Vinsi questo campionato e mi ricordo che sui giornali locali della mia città uscì un articolo: il ciclista che si allena di notte, e poi là fu tanto la mia gioia e la mia soddisfazione. Dopodiché nel 2008 ho fatto altre gare, ma lo stesso giro con Juniores, il Giro del Tacco, non ero arrivato primo ma secondo. Un mio compagno di squadra vinse la competizione. Poi nel 2009 fu il periodo dove io avevo raggiunto la massima forma, quando mi allenavo da solo, facevo medie di 35-36 con i dislivelli di 1000 metri, quindi avevo comprato anche questa bici che ho adesso. E mi ricordo una gara che l'abbiamo fatta a 30 km dalla mia città, feci una media di 40, la mia prima gara che feci una media così alta, perché era abbastanza in pianura, è una gara a circuito con delle salitelle, saliscendi, e questa gara andava da Cisternino a Ostuni e girava tutto intorno, quindi si arrivava a delle medie altissime. E mi ricordo che in quella gara feci primo di categoria e 23esimo assoluto, non mi ricordo. Mi ricordo che vinsi la volata del mio gruppo, ma gli altri che stavano avanti ci avevano lasciato più o meno una quindicina di minuti, e dopodiché abbiamo scoperto che molti che gareggiavano si erano dopati. E mi ricordo quell'anno ero molto nervoso perché dicevo: io mi impegno tantissimo e poi sono questi che vincono queste gare. Alla fine della stagione mi ritirai perché non ce la facevo più proprio a sopportare tutte queste cose, ero davvero schifato, e quindi avevo lasciato il mondo delle gare, sia per questo motivo, che non volevo più gareggiare, ma volevo solamente divertirmi, ammirare i paesaggi, fare lunghi viaggetti in bicicletta, ma anche un altro motivo che è abbastanza riservato, che ho cambiato religione e quindi io molte volte, tuttora, vado la domenica in chiesa. La domenica non riuscivo più ad andare in bici col gruppo oppure fare le gare per questo motivo, e quindi molte volte uscivo la domenica pomeriggio, ma in quel momento volevo solo gustarmi la passione del ciclismo, andare in bici, muovermi, e quindi dopodiché da lì fino ad adesso ho fatto così. Infatti mi piace girare i posti per questo motivo. Poi nel 2012 fino al 2014 non sono andato più in bici per 2 anni, perché ho dovuto fare una missione, si chiama così, con la mia chiesa. Ero un missionario, aiutavo la gente, l'ho fatta a Madrid, in Svizzera e tutto il nord Italia per 2 anni, quindi non mi potevo più permettere di andare in bici.
Dopodiché quando sono tornato più forte di prima, perché ci ho messo neanche un mese a riprendermi. Io comunque sempre mi allenavo, andavo a correre, mi mantenevo in forma, non è che in quei 2 anni non facevo niente. E adesso sono qui a Torino che mi godo queste montagne quando vado in bici. Ragazzi, come sempre, se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, commentate, chiedetemi altri suggerimenti su cosa fare nei video. Come avete visto, mentre vi parlo ho messo la telecamera sul petto e quindi posso inquadrare i miei allenamenti, solamente che dato che parlo non posso spingere più di tanto perché devo essere concentrato. E quindi vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e al prossimo video, ciao ciao!